Il piano di Marshall di Teach è conquistare il mondo, lui vuole il mondo. Caterina Devon tocca Saturn e grazie ai suoi poteri sicuramente adesso lo può replicare, sembianze, movimenti e voce. Non sappiamo che cos'altro possa fare Caterina Devon col suo frutto, ma sicuramente questo lo può fare. E non giriamoci troppo attorno alle cose. L'obiettivo di Teach è conquistare il mondo, sì, come ovviamente l'unico modo è attaccare Marijoa e attaccare chi adesso comanda il mondo, cioè il governo mondiale e ancora di più chi c'è davvero sul trono, chi c'è davvero che tira le fila di tutto, Im Sama. E quindi Teach è a conoscenza di questa figura, della figura di Im? La risposta è sì. Ma adesso, prima di parlare dell'attacco alla Terra dei Draghi Celesti e del governo mondiale, dobbiamo fare dei passi indietro e iniziare a ricostruire tassello per tassello i piani di Teach. E perché sto parlando di piani di Teach? Noi abbiamo visto nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, un Teach tentare in qualche modo di accedere, diciamo in modo legale, al Reverie, quindi avere un regno riconosciuto, cioè quello di Acinosu. Ma abbiamo visto che comunque questa cosa non gli è riuscita, almeno per adesso. Quindi perché parlo di piani? Perché il personaggio Teach, secondo me, è uno che dice: io voglio conquistare il mondo, ma non mi fermo e non mi soffermo a una singola strada. Io ne cerco tante e ne cerco così tante che una alla fine mi porterà al risultato. Un Teach, ragazzino, bambino, entra nella ciurma di Barbabianca, attende con tanta pazienza e intanto nel suo non farsi notare, nel suo stare lì in fase di galleggiamento, impara tante cose, conosce tante cose del mondo della pirateria, essendo nella ciurma di uno dei pirati più importanti della storia di One Piece, e attende il momento giusto per portarsi a casa e rubare letteralmente uno dei frutti, secondo me, più potenti di One Piece, un frutto con una particolarità incredibile: annullare gli altri frutti. È un Roja che tra l'altro è tangibile, quindi comunque avere un obiettivo ben preciso. E poi che cosa fa? Cerca di entrare nella flotta dei sette. Come? Si trova l'occasione, perché letteralmente si trova l'occasione di portare a casa Ace, ok? Prende, cattura Ace, lo sconfigge una volta che era stato attaccato e dice: ok, io ve lo consegno, però entro nella flotta dei sette. Perfetto. E qua arriva il primo step, perché noi vediamo come da flottaro lui entra ad Impel Down. Lo può fare, poi succede tutto quello che succede e riesce a portarsi via un bel po' di prigionieri di altissimo livello, prigionieri pericolosissimi, temutissimi nel mondo di One Piece, che infatti erano al sesto livello. Il secondo step è quello di pazzia di arrivare nella guerra di Marineford, e un Teach così folle riesce a fare della roba incredibile: uccidere Barbabianca, un Barbabianca ferito, stanco, malato e anziano, ok, ma che cosa fa? Ruba un frutto, il frutto potentissimo, il Gura, un frutto letteralmente capace di distruggere un'intera isola, se non il mondo intero. E adesso arriva il punto chiave che ci farà capire il perché Teach conosce i Gorosei, la loro forza, ma soprattutto l'esistenza di Imu. Lui ha fatto tutto quello che doveva fare, ha preso lo Yami Yami, è andato a liberare prigionieri fortissimi, importantissimi, e in quel momento lì c'era una guerra a Marineford, una Marineford in cui praticamente c'era tutta la forza bellica della marina, viceammiragli, contrammiragli, ammiragli, grande ammiraglio, Garp, tutte le armi e le navi più forti. Quindi perché buttarsi nella mischia? Lì a Marineford non aveva così tanto senso, avrebbe avuto molto più senso se io Teach voglio conquistare il mondo e quindi conquistare Marijoa, attaccare Marijoa proprio quando era scoperta, perché sì, noi adesso sappiamo che esistono questi cavalieri divini, sappiamo che c'erano le varie CP, però se tu sei Teach e sai che quello è il momento, anzi l'unico momento giusto per attaccare, perché non attacchi? Perché sai che i Gorosei sono fortissimi
e perché Imu è fortissimo. E fino a qua il piano di Teach è ancora perfettamente lineare e sta andando nella direzione che voleva lui, perché arriva Marineford in una situazione di caos, uccide Barbabianca, gli prende il frutto, poi piano piano inizia a fare degli scontri in giro per il mondo, l'incidente di Rockport, va a sconfiggere nello scontro l'ex ciurma di Barbabianca capitanata da Marco e si prende il titolo di imperatore conquistando Acinosu, l'isola dei pirati. Ed ecco qui che il piano continua, perché Teach in questo caso qua si ferma e dice: io adesso l'isola dei pirati, sono un imperatore, che cosa mi serve ancora per diventare più forte e per poter invadere letteralmente Marijoa? Due cose, o la diplomazia o la forza bellica. E che cosa fa lui? Inizia a dare la caccia ai frutti del diavolo. Anziché andare a cercare personaggi forti da portarsi in ciurma, dice: prendiamo i frutti e diventiamo noi stessi forti. E questo comunque è un ragionamento bellico che ci sta, ma allo stesso tempo lui comunque persegue un piano di un certo tipo, perché quando va da Boa Hancock si ritrova un Kobe che si consegna e allora lui dice: io me lo porto, chiedo una specie di riscatto dicendo: io vi do Kobe, ma voi mi date il titolo, il riconoscimento di sovrano ufficiale riconosciuto dal governo di Acinosu, così io posso partecipare al reverie. Però questa cosa non gli riesce e adesso si è trovato un Garp in casa, ma non sappiamo che cosa abbia fatto in questo momento. Ma lui comunque continua a perseguire altri piani, quali i prendersi Poneglyph, perché comunque anche diventare re dei pirati lo potrebbe portare a quello che lui desidera, il mondo, magari per vie traverse, in un altro modo, ma è comunque una cosa molto importante diventare re dei pirati. Ma sempre da Boa Hancock lui scopre dell'esistenza dei Serafini, è sorpreso, ma allo stesso tempo sembra sapere da che cosa sono fatti, come sono fatti. Fa 1+1 e capisce che letteralmente dove li può trovare, o almeno dove può trovare qualcuno che conosce tutto sui Serafini, ovviamente ad Eged. E allora ci manda chi? Devon e poi Vanoghar la raggiunge. L'obiettivo probabilmente era quello di capire come prendere il comando dei Serafini, di capire che cosa poter fare con questa forza bellica, magari minacciando Vegapunk. Però una volta che loro, Devon e Vanoghar, si trovano sull'isola, scoprono che in realtà esiste un chip di comando e quindi magari il loro obiettivo era quello di prendersi il chip di comando dei Serafini, ma che cosa gli succede? Gli cade davanti Saturn, colpo enorme di culo, dicono vabbè, questo è un Gorosei, lo tocco ed ecco che adesso ho la possibilità, un giorno, quando verrò attaccato dai Serafini, di diventare io stesso quello che comanda i Serafini. Quindi ho forza bellica. Ma non solo adesso ho forza bellica, adesso ho addirittura le sembianze di un Gorosei e sicuramente la mente eccelsa di Teach saprà che cosa farne. È un regalo spettacolare che gli porterà Devon. Fino a qua è tutto molto bello, sono diventato fortissimo, posso adesso grazie alle sembianze portarmi a casa in qualche modo i Serafini, ho Garp in ostaggio, almeno fino adesso sembra che io abbia Garp in ostaggio, ma manca qualcosa. Perché? Diciamocela tutta. A Marijoa ci dobbiamo andare, a Marijoa Teach ci deve andare in qualche modo, ma che cosa fai? Ti metti 2 Saturn in giro? Significa che Saturn deve morire. Il Saturn vero deve morire, ma noi lettori non lo sapremo perché morirà off screen. E adesso capiremo il perché. Se Saturn morisse ad Eged davanti a tutti, ci vuole poco a telefonare e dire: è morto un Gorosei, oddio, e il mondo saprebbe che il Gorosei è morto, e quindi Caterina Devon non avrebbe senso che vada a Marijoa in versione Saturn. Si potrebbe dire: no, in verità avevo finto di morire, ma chi ti crede? Soprattutto se questa cosa l'ha detta magari Kizaru, che telefonando dicendo: ragazzi, è morto un Gorosei, qua è un disastro. Salterebbe tutto il banco. Salterebbe comunque se Saturn non morisse, perché cosa fa Devon?
va là 10 minuti, un giorno, 2 giorni, fa qualcosa e poi dice me ne vado, e dicono scusa, dove vai Saturn, dove te ne stai andando? Già tanto che te ne sei uscito quella volta lì per andare ad Egghead, adesso che sei tornato dove vuoi andare? Poi mi torna il Saturn originale o comunque qualche comunicazione arriva precedentemente e se gli faranno 2 domande, no, là sopra Marijoa, quindi questa cosa non è fattibile. L'unico modo per portare Devon direttamente lì dentro a Marijoa è che Saturn muoia ma che nessuno lo sappia e probabilmente neanche noi, perché un giorno ci chiederemo ma chi è? È Saturn o Katarina? Ma chi sarà? Chi sarà arrivato a Marijoa dei due? E sapete qual è la chiave che ha utilizzato Oda per far accadere questa cosa? Il non far andare la Fite, che tutti pensavamo potesse esserci la Fite con Devon, ma Vanoghar. Perché dico questo? La zattera di Teach, dov'è? La zattera arriva prima della Marina e quando la Marina arriva per circondare Ged dice che non ha trovato nessuna nave, neanche quella di Mugiwara, perché ovviamente sappiamo che era all'interno. Quindi se non hanno trovato la zattera, sta zattera dov'è? Katarina non può volare, non può arrivare su Egghead senza attraccare letteralmente con la zattera, e quindi questa zattera dov'è? È ancora a largo, è ancora nascosta a largo, che nessuno è riuscito a trovarla. E qual è l'unico modo per approdare in un'isola senza arrivarci con la nave? O voli o usi un teletrasporto. E il teletrasporto chi lo può usare? Proprio il buon Vanoghar. Quindi alla fine di Egghead, qualsiasi cosa succeda, ecco che Saturn andrà via da solo, la nave di Saturn verrà attaccata dalle navi di Teach, magari la Fite chissà se sta aspettando lì da qualche parte, verrà attaccata, Saturn magari sarà debole, ferito, e che cosa succede? Loro lo uccidono, nessuno lo sa, salgono sulla nave, tornano, ed ecco qua che il gioco è fatto. O addirittura, come dissi nel video dicendo che questa teoria non aveva senso, loro lo aspettano, bloccano la nave, rapiscono Saturn, lo portano ad Acinosu, lo chiudono, lo ammanettano con le alghe amatolite o qualsiasi cosa, ed ecco che Katarina può girare tranquillamente per Marijoa, tanto di Saturn non si saprà più nulla. Che dite, ci potrebbe stare? Ho utilizzato un tono da fine video, ma il video non è finito, però mi rilasso un po', mi metto un po' più comodo, perché manca un pezzo e lo voglio affrontare con un certo tipo di mood. Allora, ovviamente, se tutto questo ragionamento che abbiamo fatto porterà all'attacco di Marijoa, dovremmo capire se Teach riuscirà a vincere la battaglia e a sconfiggere Imu. E qua io riprendo uno dei commenti che mi arrivò in chat durante la live, dove dice: ma se Teach, quanto sarebbe bello se Teach attaccasse Marijoa, sconfiggesse Imu e diventasse il villain principale di Luffy? Io gli ho risposto: è un qualcosa che è bellissimo, è un qualcosa che in verità ho da sempre portato avanti, perché ad oggi non c'è nessun motivo per cui Luffy debba andare a sconfiggere Imu. L'obiettivo di Luffy è sconfiggere gli altri pirati per diventare re dei pirati, ok? Però io vi apro questo punto di domanda: ma se in un manga come One Piece Teach, che deve diventare il villain principale, sconfigge Imu, ma siamo sicuri che davvero Imu era il villain in questa storia? Questo è un punto di domanda, ma pensateci prima di rispondere. Unite tutti i punti della trama, della possibile storia e del passato di One Piece. E quindi adesso quali saranno le armi in mano a Teach per poter attaccare Marijoa? Sicuramente le sembianze di Saturn. Se dovesse succedere questa cosa off screen sarebbe perfetta, ma davvero perfetta, così anche noi fino all'ultimo secondo non sapremo nulla. Sicuramente l'incidente di Egghead porterà a un ennesimo cambio di equilibrio,
magari lo stesso Teach riuscirà a farsi riconoscere a Shinozu, riuscirà ad accedere legalmente a Marijoa, magari con l'appoggio del finto Saturn potrà ottenere un certo tipo di accordo e poi portarsi a casa anche i Serafini, attaccare direttamente la terra sacra, ma ci sarà qualcun altro che lo farà. Io ho ancora questa convinzione e per adesso non me la toglierà nessuno. Teach, quando andò a Baltigo, non lottò contro i rivoluzionari, parlarono, si misero d'accordo. Dragon, tu vuoi distruggere il governo? Io voglio conquistare il governo. Mettiamoci d'accordo, poi dopo vedremo il da farsi. E quindi, se voi vi recuperate una delle cose che dissi in questi video in questi giorni, Teach con i Serafini, Dragon con Bonnie e i PX, tutte armi che aveva il governo che adesso gli si rivoltano contro. I Cavalieri Sacri lotteranno contro i rivoluzionari, perché è una lotta che letteralmente Oda ha telefonato quando Dragon dice quella frase sui Cavalieri Sacri, e invece la ciurma di Teach andrà proprio contro i Gorosei e Imu. Questa è l'apoteosi, cioè almeno per me sarebbe l'apoteosi, mentre Luffy si fa gli affaracci suoi contro Shanks e la Cross Guild, ancora più apoteosi. Raga, non so quanto sia durato questo video, mi sono divertito un botto a raccontarvela questa cosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo nei prossimi video.